Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Euchessina centimetri. Chiesi Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Euchessina centimetri? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Euchessina centimetri durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Euchessina centimetri? Euchessina centimetri è un farmaco a base del principio attivo sodio picosolfato, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi di contatto. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Farmaceutici SpA. Euchessina centimetri può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Euchessina centimetri 3,5 mg, 2x9, compresse masticabili. Euchessina centimetri 750 mg/100 ml o sgocce 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Marco Antonetto SpA. Concessionario: Chiesi Farmaceutici SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: sodio picosolfato. Gruppo terapeutico: lassativi. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale. Posologia: compresse. Adulti: da 1 a 2 compresse. Bambini, al di sopra dei 3 anni, da mezza a 1 compressa. Le compresse di Euchessina corrente mese sono divisibili per facilitare l'assunzione di dosi rifratte. Gocce orali: adulti, da 5 a 10 gocce. Bambini, oltre i 3 anni, da 2 a 5 gocce. La dose corretta del lassativo è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci soffici. A 0 consigliabile usare inizialmente la dose minima prevista. Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. Assumere preferibilmente la sera. I lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Ingerire insieme ad un'adeguata quantità di acqua, un bicchiere abbondante. Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. I lassativi sono controindicati nei soggetti con dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, ostruzione o stenosi intestinale o delle vie biliari, ileo paralitico, infiammazione acuta del tratto gastrointestinale, sanguinamento rettale di origine sconosciuta, grave stato di disidratazione, calcolosi biliare, insufficienza epatica, nei pazienti con condizioni addominali acute come appendicite e gravi dolori addominali associati a nausea e vomito che possono essere segni indicativi di gravi condizioni. Controindicato nei bambini di età inferiore a 3 anni. Controindicato durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4-6. Il medicinale non ha controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'abuso di lassativi, uso frequente o prolungato o con dosi eccessive, può causare diarrea persistente con conseguente perdita di acqua, sali minerali, specialmente potassio, e altri fattori nutritivi essenziali. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I lassativi possono ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di altri farmaci somministrati contemporaneamente per via orale. Evitare quindi di ingerire contemporaneamente lassativi ed altri farmaci. Dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Euchessina centimetri durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Euchessina centimetri durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono studi adeguati e ben controllati sull'uso del medicinale in gravidanza o nell'allattamento. Pertanto il medicinale deve essere usato solo in caso di necessità, sotto il diretto controllo vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché a copyright non sono stati effettuati studi specifici, non sono noti effetti inibitori di euchessina centimetri tali da compromettere la capacità di guidare e l'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere informati che a causa della risposta vasovagale, conseguente, per esempio, allo spasmo addominale, potrebbero verificarsi capogiri o sincope. Se i pazienti avvertono spasmo addominale, devono evitare attività potenzialmente pericolose come guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Come tutti i medicinali, euchessina corrente mese può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Le reazioni avverse sono di seguito elencate per classificazione per sistemi e organi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi eccessive possono causare dolori addominali e diarrea. Le conseguenti perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. Casi di ischemia alla mucosa del colon sono stati riportati con dosi di sodio picosolfato considerevolmente più elevate del dosaggio consigliato per il trattamento della stitichezza occasionale. Euchessina corrente mese, come altri lassativi, in caso di sovradosaggio provoca diarrea cronica, dolore addominale, ipocaliemia, iperaldosteronismo secondario e calcoli renali. In associazione con l'abuso cronico di lassativi sono stati anche descritti lesione dei tubuli renali, alcalosi metabolica e debolezza muscolare secondaria a ipopotassiemia. Vedere paragrafo 4. Trattamento. Se si interviene entro breve tempo dall'ingestione di euchessina corrente mese, l'assorbimento può essere ridotto o evitato mediante l'induzione del vomito o la lavanda gastrica. Le perdite di liquidi ed elettroliti devono essere rimpiazzate. CA particolarmente importante negli anziani e nei giovani. Può essere utile la somministrazione di spasmolitici. Vedere inoltre quanto riportato nel paragrafo EUROS avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego a EUROS circa l'abuso di lassativi. Proprietà farmacodinamiche. Classificazione farmacoterapeutica. Lassativi, purganti. Classificazione ATC. AB06 AB08. Il picosolfato sodico è il sale disodico dell'etere disolforico del D4, idrossifenil, piridilmetano, ottenuto per sintesi da G-Pale-Ecol. ELV. Kim. Articolo 51. Proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale il sodio picosolfato oltrepassa immodificato lo stomaco. A livello dell'intestino grasso esso viene idrolizzato ad opera dei batteri intestinali nel principio attivo bis, p-idrossifenil, 2, piridilmetano. L'efficacia sulla evacuazione di dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici non rivelano rischi particolari per gli esseri umani. Elenco degli eccipienti. Compresse. Sorbitolo, cacao, gomma arabica, magnesio stearato. Gocce orali. Metile p-idrossibenzoato, sorbitolo, acqua purificata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di euchessina centimetri a base di sodio picosolfato sono euchessina centimetri, gocce lassative ai cardi, Buttalax, gocce, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.